C'è una cosa che nessuno ti dice mai sulla vita. Quando sparisci, la gente si rivela per quello che è davvero. Non quando sei lì a dare tutto te stesso, ma quando non ci sei più. Quando smetti di scrivere per primo, quando non rispondi più subito, quando non sei più quello che sistema tutto. Vedi la verità nuda e cruda, e quella verità ti cambierà per sempre, perché scoprirai che molti ti amavano solo per quello che facevi per loro, non per quello che sei. Preparati, quello che sto per raccontarti ti aprirà gli occhi. Lasciare spazio ai miracoli. Ecco la verità che cambia tutto. Non puoi ricevere quello che è destinato per te se le tue mani sono già piene di cose sbagliate. Non puoi incontrare la persona giusta se stai perdendo tempo con quella sbagliata. Non puoi trovare il lavoro dei tuoi sogni se stai sprecando energie in quello che ti sta uccidendo lentamente. Epitteto insegnava: la ricchezza consiste non nell'avere grandi possedimenti, ma nell'avere pochi bisogni. E la felicità consiste non nell'accumulare relazioni, ma nel coltivare quelle giuste. Non nel riempire la vita di rumori, ma nel fare spazio ai suoni che contano. Quando lasci andare quello che non funziona, crei spazio per quello che può funzionare. È come potare una pianta. Togli i rami secchi perché quelli nuovi possano crescere più forti. Togli le persone tossiche perché quelle giuste possano entrare nella tua vita. Ma lasciare andare non è facile. Il nostro cervello è programmato per aggrapparsi, per resistere al cambiamento, per preferire il dolore conosciuto all'incertezza sconosciuta. Ecco perché tanta gente rimane in relazioni che li fanno soffrire, in lavori che li deprimono, in amicizie che li prosciugano. Marco Aurelio scriveva: accetta quello che non puoi cambiare e cambia quello che puoi cambiare. E l'unica cosa che puoi sempre cambiare sei tu, le tue scelte, le tue reazioni, la tua decisione di rimanere o andartene. Quando lasci andare, inizialmente ti senti perso, ma poi, piano piano, cominci a orientarti verso la tua vera direzione, verso quello che vuoi davvero, non quello che gli altri vogliono da te. E qui iniziano ad accadere i miracoli. Incontri persone che ti cercano per quello che sei, non per quello che puoi dare loro. Trovi opportunità che si allineano con i tuoi valori, non con le tue paure. Scopri parti di te che non sapevi di avere perché erano soffocate dal rumore della vita sbagliata. Seneca diceva: ogni cambiamento di fortuna influisce sia sulle cose che possediamo che su quelle che ci possiedono. Quando lasci andare quello che ti possedeva, la paura dell'abbandono, il bisogno di approvazione, la dipendenza emotiva, ti liberi per possedere davvero la tua vita. Il miracolo non è che tutto diventa perfetto. Il miracolo è che tutto diventa autentico. Le persone che rimangono ti vogliono davvero bene. Il lavoro che fai ti dà energia invece di rubartela. La vita che vivi assomiglia a te, non alle aspettative degli altri. Quando sparisci, le maschere cadono. Sai qual è il momento più potente della tua vita? Quando decidi di tacere, non per cattiveria, non per vendetta, ma perché sei stanco di sprecare parole con chi non le merita. Marco Aurelio scriveva: quello che disturba la gente non sono i fatti, ma i giudizi sui fatti. E il tuo silenzio è il giudizio più onesto che tu possa dare. Hai mai fatto questo esperimento? Hai mai smesso di scrivere per primo su WhatsApp? Di chiamare per primo? Di essere sempre tu quello che fa il primo passo? Prova. Vedrai che alcune persone spariscono dalla tua vita come se non fossi mai esistito. E sai perché? Perché erano abituati a ricevere, non a dare. Il silenzio è come una radiografia dell'anima umana. Mostra quello che c'è dentro davvero. Quando smetti di riempire i vuoti delle conversazioni, quando non risolvi più situazioni imbarazzanti, quando non sei più il salvatore di ogni momento morto, ecco che le persone mostrano il loro vero carattere. Seneca diceva: non si può impedire agli uccelli della tristezza di volare sopra la tua testa, ma si può impedire loro di farci il nido. Il tuo silenzio impedisce alle persone false di costruire un nido nella tua vita. È una pulizia naturale, automatica. Ma attenzione, il silenzio fa male. All'inizio sembra che tu stia perdendo tutto. Ti senti solo. Ti chiedi se hai fatto la cosa giusta.
Ti viene voglia di tornare indietro e ricominciare a dare, resisti, perché quello che stai perdendo non era mai veramente tuo. Stavi solo prestando energia a persone che la consumavano senza restituirla. E poi, piano piano, inizia ad accadere il miracolo. Iniziano a rimanere solo quelli veri, quelli che ti cercano anche quando non hai niente da offrire, quelli che si accorgono che qualcosa è cambiato, quelli che ti chiamano e ti dicono «Ehi, tutto bene? Ti sento diverso». Quelli sono i tuoi. Tienili stretti. Il tuo valore non dipende da quanto dai. Fratello, sorella, ascoltami bene. Tu hai passato anni, forse decenni, a pensare che il tuo valore dipendesse da quanto potevi dare agli altri. Ti sei svuotato per riempire vite altrui. Hai messo da parte i tuoi sogni per sostenere quelli degli altri. Hai taciuto i tuoi dolori per ascoltare i loro. E cosa hai ricevuto in cambio? Briciole, ringraziamenti di circostanza, affetto a rate. Ma ora che hai iniziato a tirare i remi in barca, ora che hai smesso di essere la banca emotiva di tutti, stai scoprendo una verità che spacca. Il tuo valore esisteva già prima che tu facessi qualsiasi cosa per chiunque. Non dipendeva dalle ore che hai passato al telefono ad ascoltare i problemi altrui. Non dipendeva dai soldi che hai prestato e mai rivisto. Non dipendeva dai favori che hai fatto. Marco Aurelio lo sapeva bene. Ricordati che tutto è opinione. E l'opinione che conta di più è la tua su te stesso. Per troppo tempo hai lasciato che fossero gli altri a decidere il tuo valore. Se ti chiamavano, ti sentivi importante. Se ti ignoravano, ti sentivi inutile. Ma quel gioco è finito. La verità è che tu eri già completo prima di diventare la soluzione ai problemi di tutti. Eri già interessante prima di trasformarti nell'intrattenitore del gruppo. Eri già degno di amore prima di diventare quello che dà sempre e non chiede mai. Ora, quando qualcuno non risponde ai tuoi messaggi, non pensi più «cosa ho fatto di sbagliato?». Pensi «evidentemente non è il momento giusto». Quando qualcuno sparisce dalla tua vita, non ti disperi più chiedendoti come riconquistarlo. Ti chiedi «era davvero importante o mi ero solo abituato?». Questa è la libertà vera. Non dipendere dall'approvazione altrui per sentirti vivo. Non aver bisogno che qualcuno ti dica che sei bravo per crederci. Non dover dimostrare ogni giorno il tuo diritto di esistere. Esisti e basta. E questo è sufficiente per essere degno di rispetto, amore e considerazione. La distanza svela chi ti vuole davvero bene. Quando crei distanza fisica o emotiva, succede una cosa incredibile. Si attiva il filtro naturale delle relazioni. È come quando scuoti un setaccio. Quello che è leggero vola via, quello che ha peso rimane. E tu scopri chi aveva peso nella tua vita e chi era solo polvere. Epitteto insegnava: non spiegare la tua filosofia, incarnala. E la distanza è filosofia incarnata. Non devi spiegare a nessuno perché hai bisogno di spazio. Chi ti ama lo capisce. Chi non ti ama lo usa come scusa per sparire definitivamente. Ma facciamo un esempio pratico. Immagina di essere sempre tu quello che organizza le uscite del gruppo. Sempre tu che propone, che prenota, che coordina. Un giorno decidi di non farlo più. Aspetti che qualcun altro prenda l'iniziativa e scopri che il gruppo si sgretola. Nessuno muove un dito. Le uscite non ci sono più. Era tutto sulle tue spalle. Ti fa male? Certo, ma è anche liberatorio. Perché finalmente capisci che quelli non erano veri amici, erano consumatori di eventi, consumatori della tua energia organizzativa. Quando hai smesso di produrre eventi, hanno smesso di consumare la tua amicizia. Oppure pensa a quella persona che senti sempre quando hai problemi, ma che sparisce nei momenti belli della tua vita. Quando prendi distanza da lei, cosa fa? Ti cerca? Si preoccupa? O continua la sua vita come se tu non fossi mai esistito? Quella è la tua risposta. La distanza non mente mai. È lo specchio più onesto che esista. Ti mostra chi fa un passo avanti quando tu fai un passo indietro. Chi ti raggiunge quando ti allontani. Chi si batte per mantenere vivo quello che avete costruito insieme. Seneca diceva: ogni nuovo inizio deriva da qualche altro inizio che si è concluso. E quando lasci andare le persone che non fanno un passo per raggiungerti, fai spazio a quelle che scalerebbero una montagna per te.
Il bello è che questo principio vale anche al contrario. Quando sei tu a fare un passo indietro, osserva chi nota il cambiamento, chi ti chiede cosa sta succedendo, chi non si accontenta delle tue risposte evasive, ma continua a scavare perché sa che c'è sotto qualcosa di importante. Quelli sono i tuoi alleati nella vita. La lealtà si vede nei momenti difficili. La lealtà è una di quelle parole che tutti usano, ma pochi capiscono davvero. Molti si definiscono leali, ma lo sono solo quando conviene, quando ricevono attenzioni, benefici, vantaggi. Ma la vera lealtà si vede quando non c'è più niente da guadagnare, quando anzi starti vicino potrebbe costargli qualcosa. Marco Aurelio scriveva: «La migliore vendetta è non essere come il tuo nemico». E la migliore lealtà è rimanere quando tutti gli altri se ne vanno. Non perché devi, ma perché vuoi. Non per dovere, ma per amore. Pensa alle persone che ti sono state vicine quando avevi successo, soldi, felicità da condividere. Era facile esserti amico quando eri la persona più divertente della compagnia, quando avevi la casa dove fare festa, quando avevi il lavoro che tutti invidiavano. Ma poi è arrivato un periodo buio. Hai perso il lavoro, hai avuto problemi in famiglia, hai attraversato una depressione. Chi è rimasto? Ecco dove vedi la lealtà vera. Non negli applausi quando vinci, ma negli abbracci quando perdi. Non nei complimenti quando hai tutto sotto controllo, ma nei «come posso aiutarti» quando hai bisogno di una mano. Non nelle risate quando sei al massimo, ma nel silenzio rispettoso quando stai elaborando un dolore. La lealtà vera è quella dell'amico che ti chiama anche quando non hai risposto agli ultimi 3 messaggi, perché sa che quando non rispondi è perché stai male. È quella di chi ti difende quando non ci sei, anche se questo gli costa simpatie nel gruppo. È quella di chi ti dice la verità anche quando fa male, perché preferisce vederti crescere piuttosto che compiacerti. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. Tu stesso, quanto sei leale, quanto rimani accanto alle persone quando attraversano momenti difficili, quanto è facile per te sparire quando qualcuno non può più darti quello che ti aspetti, perché la lealtà è uno specchio a doppia faccia. Epitteto diceva: non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede che fa la differenza. E come reagisci quando le persone che ami hanno bisogno di te, ti avvicini o ti allontani, li giudichi o li sostieni, li aiuti a rialzarsi o li lasci cadere. La lealtà si costruisce giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, e si dimostra nei momenti in cui nessuno ti guarda, nessuno ti ringrazia, nessuno ti applaude. Si dimostra quando è scomodo, costoso, difficile essere dalla parte giusta. Andarsene è il coraggio di chi si rispetta. C'è un mito che dobbiamo sfatare. Andarsene non è da codardi. È da codardi rimanere in situazioni che ti distruggono, restare con persone che ti sminuiscono per paura di essere soli, sopportare ambienti tossici per non dover affrontare il cambiamento. Il coraggio vero è dire: io valgo di più di questo. Il coraggio vero è alzarsi dal tavolo quando il gioco non è più onesto. Il coraggio vero è scegliere l'incertezza della solitudine piuttosto che la certezza di essere maltrattati. Seneca lo sapeva bene. Non abbiamo poco tempo, ne sprechiamo molto. E quanto tempo hai sprecato in relazioni che ti prosciugavano? Quanto ne hai sprecato a cercare di convincere persone che non volevano essere convinte? Quanto ne hai sprecato a riparare cose che altri continuavano a rompere? Andarsene significa dire basta a tutto questo. Significa smettere di essere il terapeuta gratuito di chi non vuole guarire. Significa smettere di essere la banca emotiva di chi preleva sempre e non deposita mai. Significa smettere di essere l'intrattenitore di chi si annoia con la propria vita. Ma attenzione, andarsene non significa sbattere porte, urlare, fare scene. Il vero potere sta nell'andarsene in silenzio, con dignità, senza spiegazioni. Perché chi merita una spiegazione già sa perché te ne stai andando, e chi non la merita non la capirebbe comunque. Marco Aurelio diceva: confina te stesso al presente, e nel presente, in questo momento, puoi scegliere di non tollerare più quello che ti fa male, puoi scegliere di non giustificare più chi ti manca di rispetto,
Puoi scegliere di non accettare più briciole quando meriti banchetti. Quando te ne vai da una situazione tossica, all'inizio ti senti vuoto, come quando togli un dente malato. Fa male, sanguina, c'è un buco, ma poi la bocca guarisce, il dolore passa e ti accorgi di poter masticare meglio di prima, di poter sorridere senza dolore. Lo stesso succede con le relazioni, i lavori, le amicizie tossiche. Quando te ne vai, all'inizio sembra che tu abbia perso tutto, ma poi ti accorgi di aver guadagnato la cosa più preziosa, la pace, la possibilità di respirare senza ansia, di svegliarti senza il peso sul petto, di guardare il telefono senza terrore. Eccoti qui, dopo tutto questo viaggio, più forte di prima, più consapevole, più selettivo. Hai capito che la tua presenza è un regalo, non un diritto che gli altri possono dare per scontato. Hai imparato che il silenzio rivela più di 1000 parole, che la distanza non distrugge l'amore vero, lo rafforza. Hai scoperto che la lealtà si vede nei momenti bui, non in quelli luminosi, che andarsene è spesso l'atto di coraggio più grande e che lasciare andare non è perdere, è fare spazio ai miracoli. Non sei più la persona che mendica attenzione. Non sei più quella che giustifica chi ti tratta male. Non sei più quella che si accontenta delle briciole. Sei diventato qualcuno che sa il proprio valore e lo fa rispettare. E ora, quando qualcuno entra nella tua vita, tu osservi. Non ti fai più travolgere dalle parole dolci o dalle promesse vuote. Guardi i fatti, l'impegno, la costanza, la voglia di esserci anche quando è scomodo. La tua vita è diventata più piccola? Forse. Meno persone, meno drammi, meno rumore. Ma è anche diventata più intensa, più vera, più tua. Perché ora scegli con il cuore, ma decidi con la testa. Ricordati sempre, non tutti meriteranno un posto nella tua vita. E va bene così. Meglio pochi ma buoni che tanti ma finti. Meglio la solitudine che la cattiva compagnia. Meglio il silenzio che le parole vuote. Il tuo valore non si negozia. Il tuo rispetto non si mendica, la tua pace non si vende e quando qualcuno non riconosce tutto questo, tu semplicemente vai via e lasci che sia la vita a mostrare loro quello che hanno perso. Questo è il tuo potere, questa è la tua forza, questa è la tua liberazione. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.